Ciao a tutti, amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami bilancia, tendenze energetiche affettive per la prima parte di novembre 2023. Ragazzi, abbiamo la carta dell'appeso. Periodo di riflessione, direi. Quando c'è la carta dell'appeso l'energia è sempre un po' statica, però è un'energia positiva nel senso che nell'impossibilità di movimento avete l'opportunità di valutare magari dettagli e cose che prima non riuscivate a vedere. Andiamo a vedere nello specifico di cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che comunque le letture sono per un collettivo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuona nulla o se volete completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. E per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Per chi volesse contattarmi invece trova la mia mail sempre nella descrizione del video, la trovate anche scritta qui e la trovate anche nelle info del canale. Le previsioni dei single usciranno prossimamente, le potete integrare con questa lettura e considerate che una lettura affettiva può riguardare una relazione romantica di amicizia o familiare. Bene, partiamo da un 5 di coppe, quindi partiamo da un momento che non è proprio felice. Abbiamo poi un 2 di bastoni, la ruota della fortuna che sento fortemente collegata con il 2 di bastoni, 2 di pentacoli, 8 di bastoni, sì, è come in una fase di riflessione, devo dire. Appunto, come se si stessero valutando le cose in questa prima metà di novembre. E 3 di bastoni, quindi passiamo da un 2 a un 3, quindi ci siamo. Allora, ragazzi, partiamo da un 5 di coppe. Qui c'è stato qualche cosa che abbiamo perso, piuttosto che ehm, un vuoto. Normalmente con il 5 di coppe è un vuoto emotivo, una perdita emotiva. Può anche essere una perdita di fiducia, per esempio. Molte volte fa riferimento al, all'aver perso un'opportunità. Però è una carta che ci dice che c'è ancora qualche possibilità di espansione. È un po' come se vi sentissi più focalizzati sul quello che avete perso che non su quello che potrebbe arrivare. Cioè, per certi versi, con la ruota della fortuna vorreste un cambio, vorreste qualche cosa di magico, un miracolo, un evento dall'esterno che arriva e vi sconvolge la vita, ma la sentivo particolarmente collegata a questo 2 di bastoni perché la ruota della fortuna, ragazzi, avverrà nel momento in cui prenderete questa decisione e che siete indecisi, non siete sicuri. Però è come se ci fosse ancora qualche cosa da valutare qui. Andiamo a vedere carta per carta. Partiamo dal 5 di coppe. Quattro di spade, 10 di bastoni. La luna è il re di pentacoli. Allora, la prima cosa che mi è arrivata è che abbiate bisogno di guarire qualche tipo di senso di colpa che avete a causa di una relazione pregressa. O è un senso di colpa nelle relazioni in generale, come sapete la paura di non essere all'altezza o di non fare abbastanza o cose di questo genere. È come se ci fosse una sorta di senso di colpa latente dentro di voi che avete bisogno di purgare. Andiamo a vedere il 2 di bastoni. Tre di coppe. Ragazzi, qui tutto mi dice che potrebbe esserci una relazione extraconiugale.
Perché il 3 di coppe parla di un gruppo di persone che festeggiano e il matto parla proprio di un'avventura. E qui ho come se ci fosse la scelta tra la famiglia che ho già costruito e il nuovo. Ecco perché probabilmente ci vuole o vi state aspettando, state cercando comunque di manifestare questo cambio karmico. Tenete presente che comunque il matto è un arcano numero 0, è un impulso. È un po' come se qualcuno di voi stesse riflettendo se cambiar vita o no. Ho come questa sensazione adesso. Poi vediamo tirando tutte le carte cosa viene fuori. Andiamo a vedere la ruota della fortuna. Mondo. E 5 di bastoni. Ci sono dei conflitti che si vogliono lasciare alle spalle. C'è qualche tipo di realtà, magari anche fisica, che si vuole lasciare indietro. Può anche essere la volontà di cambiare residenza, cambiare circolo di amicizie. Può essere un qualche cosa che ha a che fare con le amicizie perché abbiamo un 3 di coppe, eh. Andiamo a vedere 2 di pentacoli. Re di spade, cavaliere di coppe e 2 di spade. Ah. Allora, se fosse con una persona, appunto la vostra indecisione a fare il salto, a cambiare. Ah, per qualcuno ragazzi vi dirò, ehm, può essere che qualcuno torni dal passato, ma che voi dobbiate ancora purgare, guarire quello che è successo, perché quando c'è l'appeso si parla anche di perdono. Può essere che qualcuno avesse una storia extraconiugale o che comunque, anche se non fosse, cioè che semplicemente magari si sia frequentato qualcun altro e c'è la voglia in un certo senso di lasciarsi questo passato alle spalle. Il problema qual è? Che da un lato la persona attira per il tipo di sentimento, dall'altro lato ci si sente un po' incastrati. C'è la luna, parla di proiezioni, è come se non si sapesse o non si fosse chiarita ancora tutta la verità. Ecco perché avete un altro 2, un 2 di spade, 2 di pentacoli e 2 di bastoni, c'è tanta indecisione. Se per esempio non aveste nessuno e non voleste saperne del passato, vi dico che c'è ancora un evento del passato, una relazione del passato che dovete ancora guarire, dovete appunto lasciarvi indietro questo senso di colpa. E poi mi viene da dire, vedendo queste carte, ripeto, se proprio non avete nessuno, di iniziare a guardare al futuro, di iniziare a, diciamo, a star bene per voi stessi, perché qui avete 2 carte di forte cambio e avete bisogno, cioè i cambi, anche quelli grossi, partono sempre dalle cose piccole, ok? O comunque anche i cambi piccoli presi tutti insieme fanno un cambio grande. Qui c'è bisogno di togliersi da qualche tipo di competizione ehm, nella quale siete finiti. E qui vedo con il 3 di coppe potrebbe esserci appunto questa competizione. Per qualcuno si tratta di una nuova avventura. Quindi tipo riprovarci con l'ex o continuare a frequentare questa persona che ho appena conosciuto. Però da un lato, allora, perché anche qui avete due figure, quindi una persona può essere più magari controllatrice, manipolatrice, e dall'altra parte l'altra persona può sembrare un cavaliere di coppe, quindi diciamo il principe azzurro. Scusate, mi è andata via la voce, non dovevo dire una cavolata così, ok? Messaggio ricevuto. Diciamo la persona ideale, ok? Andiamo a vedere l'otto di bastoni. Abbiamo la sacerdotessa e la forza. Qui si tratta di trovare il coraggio di fare una comunicazione, di dire o di valutare, di bilanciare.
Perché sono due carte di scelta, quindi è come se vi dicessero dovete semplicemente comunicare la scelta. Tenete presente che il 9 di l'otto di bastoni è una carta che normalmente parla di novità in arrivo, ma genericamente è una carta che parla proprio di comunicazioni, di persone che parlano, comunicazione con i mass media. È come se ci dovesse essere un parlare chiaro. Andiamo a vedere l'argine dei bastoni. Sole. Fante di coppe. Mm. Vado a vedere anche questo 3 di bastoni. Amanti. E 7 di coppe. Dunque, ragazzi, qui si tratta di far vedere il vostro punto di vista. Prima dovete capirlo voi qual è il vostro punto di vista, perché qui, ripeto, è come se c'è voglia di un cambio radicale, ma fondamentalmente siete voi che dovete fare la scelta o le scelte per innescare questo cambio, ok? Perché siete arrivate perlomeno da una fase di alti e bassi, da una fase di vuoto, di dolore, di incertezza, di pesi. Avete bisogno ancora di guarire delle cose e tecnicamente avete bisogno di aria fresca. Però c'è qualche cosa che vi tiene, vi fa venire un dubbio. Vedo la parte centrale, diciamo tra la prima e la seconda settimana, vedo dei dubbi, delle incertezze o comunque una scelta. Qui è il come il non voler effettuare la scelta. Vi dico, probabilmente potrebbe essere una presa di posizione inerente a quello che è successo, però ho come la sensazione che arriverà un'offerta, potrebbe essere un'offerta di pace, potrebbe essere come dire, un tentativo di reinizio, che promette anche bene con la carta del sole, però vi ricordo che sia il sole che il fante di coppe parlano di una certa immaturità. Quindi non so se le cose sono ancora immature per ricominciare, oppure se proprio è la persona in sé. È come se l'offerta che vi fanno è debole, cioè è più il parlare che l'agire. Il fante di coppe ha un pesce gigante nella sua coppa, sta uscendo letteralmente dalla coppa, è come se l'offerta che vi fanno è più grande di quello che in realtà la persona possa effettivamente fare. Quindi è un po' come se fosse, sì, ho come questa energia innocente, genuina e anche un po' impulsiva dei bambini, no? Quindi ehm, valutate bene, perché poi con il 3 di bastoni lì le carte vi dicono guardate al futuro fondamentalmente. C'è un disequilibrio, ok? Bisogna lavorare sull'amor proprio. Con il 7 di coppe è come se vi dicessero. Il 7 di coppe normalmente è una carta che dice che si ha la testa un po' troppo tra le nuvole praticamente, un po' troppo, mi verrebbe da dire quasi nel romantico. Quindi è un po' come se vi dicessero, cioè, prendete distanza, perché il 3 di bastoni fa anche riferimento ad un viaggio, prendete distanza, vedete le cose, la dinamica da una prospettiva più ampia e rendetevi conto di dove non state amando voi stessi. Andiamo a vedere ancora un oracolo, vediamo che cosa vi dicono. E comunque, ragazzi, si tratta non solo di perdonare l'altro, ma molto probabilmente avete bisogno di perdonare prima di tutto voi stessi. C'è da accettare che in un certo momento della vita si sono compiute determinate scelte perché si aveva un certo tipo di consapevolezza. Adesso, con un tipo di consapevolezza diverso,
diversa, non rifareste più le scelte di prima, ma non castigatevi a vita perché, cioè, lo avete fatto perché pensavate di essere nel giusto quando lo avevate fatto, se no non l'avreste fatto, ok? Perdonatevi. Andiamo a vedere un oracolo. Eccolo. Carta numero 33, numero doppio, numero angelico. Cercatelo su YouTube. Difatti anche qui parla di lezioni. Quello che è successo, qualsiasi cosa sia che state purgando, che dovete ancora purgare, prendetela come una lezione, ok? Qui si tratta di imparare la lezione per rompere il ciclo karmico. Voi ce l'avete la ruota della fortuna, siete lì, dovete solo effettuare quella scelta. Vi dico, conviene parlarne, magari anche con una guida spirituale, visto che vi è uscita la sacerdotessa, ehm, però è come se doveste mettere, sì, è come se doveste mettere una sorta di guida in questa relazione, in questa situazione, perché appunto è un po' immatura, le cose sono un po' acerbe. Guardate, qua vi parlo anche di semplicità, che è quello che sento con queste due carte. Cioè, è come se le cose fossero alla base, stessero nascendo. Non è necessariamente negativo, cioè come accezione negativo, però è troppo pulita, troppo genuina, cioè troppo, anche lì non è un'accezione negativa. Vabbè, spero che abbiate potuto capire le energie di questa frizzantezza, genuinità, anche un po' ingenuità, semplicità. Qui parla anche di protezione, può far riferimento al proteggere quello che è il vostro amor proprio, la vostra integrità. E difatti qua mette anche una mano, vedendo la mano così mi viene in mente a quando magari qualcuno vi parla, voi volete interrompere la conversazione e si mette la mano così come per dire aspetta un attimo. E attraverso la mano, qui abbiamo un chakra, si dà anche energia, no? Quando si accarezza un bambino, magari si mette la mano dove ha mal di denti, è un modo istintuale, istintivo per trasferire energia. Guardate, la cosa che vi posso dire qui è di purgare, perché tecnicamente con diciamo, il passare del tempo, sento che è come se diventaste più forti nel prendere un certo tipo di posizione. Quello che vedo con queste tre carte è che dovreste prendere una scelta, effettuare una scelta, ma non la farete ancora. Appunto, le cose sono un po' acerbe per darvi la possibilità di effettuare questo salto. Però comunque tenete presente che tutto serve per imparare, ok? Amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi. Spero che comunque la lettura vi sia stata di ispirazione. Fatemelo sapere con un commento, con un like, con la vostra iscrizione. Se avete piacere potete anche condividere il video o abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!